Non ho capito, scusami. Sì. Io vedo che stanno così, cioè con la racchetta identificale, anche quando corrono. Sì. Poi tirano dietro così. Ok, allora, partiamo dalla partenza. Tu su ogni colpo devi fare la unit turn. Cosa significa? Da come stai? Ruoti, no? E mantieni la testa della racchetta alta, sia con l'impugnatura dello slice, come c'è adesso, sia l'impugnatura del rovescio in top spin. Ok? Questo è il vantaggio per il rovescio, ma anche per il diritto, di portare qui, dopodiché da qui puoi fare il diritto in top spin, puoi fare il chop e puoi fare la palla corta. Quindi tutti i movimenti partono dall'alto. Okay? Solo che il diritto e il rovescio in top spin sono, devi scendere con la testa della racchetta. Quindi la partenza è questa: ruoti il tronco, unit turn, no? Ti sposti, quindi quando hai già ruotato il tronco, la testa della racchetta, ok, sta alta. Con la sinistra, sulla gamba sinistra, finisci la preparazione, ti poggi sulla destra soltanto e poi fai il lancio a racchetta verso il basso. Quindi la preparazione inizia quando? Quando fai la unit turn, quando ruoti il tronco per spostarti lateralmente. Poi sulla gamba sinistra completi la preparazione portando il gomito destro indietro, ok? Poi ti poggi sulla gamba destra e poi fai il movimento, il lancio della racchetta dall'alto verso il basso. Buono, ottimo. Non esiste troppo alta e troppo bassa. Se tu vuoi fare il back a prescindere dall'altezza della palla, tu devi capire che più alta è, più verso il basso devi andare nella prima fase, più bassa è, poco verso il basso devi andare sempre nella prima fase. Quindi tu ti devi adattare. Hai scelto di fare il back su quella palla, o alta o bassa o media, quello che è. Il movimento è sempre quello, solo che varia la direzione della testa della racchetta, no? Dove va prima di impattare. La fase di accelerazione è quando sono queste due piccole fasi, la prima fase che va verso il basso, seconda che va in avanti, ok? Ma diciamo fase di accelerazione è improprio detto, perché non devi accelerare. La palla deve accelerare soltanto quando tocca a terra dall'altra parte. Però quella è la fase di accelerazione. Così. Nel back si muove il polso? No. Quello non ce l'ho piegato, l'ho piegato. Bravo. Quindi per avere tanta forza nel polso, cosa bisogna fare? Cioè per non farti sfuggire mentre tiri. Il polso flesso verso l'alto. Bravo. Senza voler muoverlo mai. Si muoverà in alcuni casi per inerzia nella seconda piccola fase in avanti. Ottimo. Buono, bravissimo. Trasferimento del peso e del corpo sulla gamba destra. Vai. Beh, già prima è andata benino, è passata. Seconda, questa no. Perché? Allora, nel back, cosa bisogna far rimanere fermo?
Il polso hai detto prima, no? Cioè tu mentalmente fermi il polso e che altro? Cosa non devi fare nel back come anche nel rovescio di una mano? Io ho perso il carico sulla gamba destra. Sia questo, quindi te ne vai indietro. Quando te ne vai indietro, come te ne vai indietro? Cioè fai lo stesso errore. Cosa fai? Te ne vai indietro ruotando le anche. Quindi la cosa importante è che anche se tu te ne vai indietro, se tu ti blocchi, vedi, vado, se le anche rimangono, la palla diciamo non va troppo alta, va un po' più alta perché sei andato indietro, ma non va molto alta. Se invece vai indietro, ruoti pure le anche prima di colpire, hai perso il controllo sulla palla. Vai. Quindi polso fermo, le anche ferme. Buono, ottimo. Poi un'altra cosa che ti fa piegare il polso, l'ho visto non su questi, gli ultimi due, sul terzo ultimo, è quando ruoti le anche. Ruoti le anche, siccome naturalmente la racchetta va verso destra, tu la devi fare andare in avanti, perché a te serve che la palla vada in avanti. Quindi cosa fai? Questo, molli il polso per dare questa direzione col polso. Ok? Quindi rimanendo con le anche di fianco fino alla fine, il tronco si può ruotare, disallineare, allineare e poi anche un po' disallineare dall'altra parte, ma le anche devono rimanere ferme. Vai. Sempre il gesto di lanciare la racchetta, vedi qua? Poi ti vedrai nel video. No, hai ruotato le anche, sì. Rimani con le anche ferme. Un altro esercizio che ti aiuta a rimanere con le anche ferme, qual è? Che anche ti aiuta a non andare indietro, alzando la gamba sinistra indietro. Ottimo, questo è un pochettino fuori perché? Sì, ma perché? La causa principale? Un pochettino, perché te ne sei scappato indietro. No, perché sei arrivato in ritardo, hai impattato leggermente indietro. Quindi sei arrivato qui, sei arrivato, invece di arrivare a impattare qui, almeno qui per poter giocare lungolinea, hai impattato leggermente indietro. E quindi... Però anche quando accade così, usa il polso, cioè impattala più dietro, no? Qui, ma col polso aggiusti, vedi questo? E così col polso mandi la testa a racchetta prima verso il basso e poi in avanti.